Salve a tutti amici e benvenuti sul mio canale. Se il video che state guardando dovesse piacervi, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina, in modo da non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Ma ora veniamo a noi. Come avrete certamente capito dalle foto che stanno andando in sovraimpressione, oggi parliamo del simpaticissimo Blanka. Cominciamo col dire che il suo vero nome è Jimmy e che ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter 2 nell'ormai lontano 1991. È nato il 12 febbraio ed è di nazionalità brasiliana. È alto 192 cm e pesa 98 kg. Le sue misure sono 198, 120, 172. In un primo momento credevo di aver letto male, dato che tali misure mi sono sembrate eccessive e invece sono corrette. Il suo gruppo sanguigno è di tipo B. Il suo stile di combattimento si basa sull'istinto e può fare uso dell'elettricità. Vuole un mondo di bene a sua madre, di mamma ce n'è una sola, e gli piace l'arapaima, un grosso pesce che vive nei fiumi dell'Amazzonia, che tra l'altro è visibile sulla destra del suo stage in Street Fighter 2. Inoltre, come potete vedere, è molto goloso dei tanti frutti tropicali che crescono abbondanti e rigogliosi in Brasile. Ne mangia in grande quantità e a volte li usa per preparare dei gustosi frullati, senza aver bisogno di collegare il frullatore alla presa elettrica, dato che può alimentarlo con la corrente generata dal suo corpo. Mi farebbe comodo averla a portata di mano qualora si scaricasse la batteria della macchina o quella dello smartphone. Ma tornando a Blanka e ai suoi gusti, dobbiamo dire che gli piace andare a caccia come tutti i predatori e che detesta le formiche guerriere, probabilmente perché lo hanno morso più e più volte. Parlando di Blanka in quanto Street Fighter, bisogna dire che è un combattente formidabile. È forte, veloce e le sue movenze sono tra le più imprevedibili di tutto il panorama di Street Fighter. Ha degli artigli lunghi, robusti e acuminati, che rendono le sue manate più pericolose di quelle di Bud Spencer, ed è in grado di effettuare con tutto il corpo degli attacchi rotanti, che causano ingenti danni all'avversario. A dispetto del suo aspetto poco rassicurante, Blanka, o forse dovremmo dire Jimmy, è davvero un bravo ragazzo ed è molto affettuoso con sua madre. Sul manuale di Street Fighter c'è scritto che è il classico mammone, ma non mi sembra bello definirlo in questo modo. Come forse alcuni di voi già sapranno, Jimmy è sopravvissuto ad un incidente aereo quando aveva solo 10 anni. Si stava recando a trovare uno zio in Brasile quando l'aereo sul quale si trovava è precipitato nella foresta amazzonica. Solo diversi anni dopo, Blanka venne a sapere che l'incidente fu causato dalla Shadaloo. Jimmy fu l'unico sopravvissuto di quell'immane tragedia e da quel momento visse nella giungla, in un'impervia zona montuosa molto lontana dalla civiltà, senza nessun contatto umano, e fu così per diversi anni. Non sappiamo se vennero effettuate delle ricerche per appurare se ci fossero o meno dei superstiti, ma mi risulta difficile credere che così non sia stato. Purtroppo, però, a giudicare dai risultati, è evidente che le squadre di soccorso non riuscirono a trovare né i resti dell'aereo né il povero Jimmy. La foresta amazzonica è fitta e impervia e probabilmente l'area nella quale poteva essersi verificato lo schianto era troppo grande per fornire ai soccorritori qualche chance in più di quelle che ha chi cerca il famoso ago nel pagliaio. All'inizio, pur essendo sopravvissuto all'impatto sul terreno, Jimmy credeva di non farcela, che sarebbe morto di stenti, ma fortunatamente
Madre Natura si prese cura di lui, mettendogli a disposizione molti frutti con i quali sfamarsi, in ogni stagione, e acqua limpida e fresca per dissetarsi, la quale scorreva nei tanti fiumiciattoli e ruscelli che abbondavano nella zona. Col tempo, Jimmy imparò anche a cacciare e ovviamente a pescare, riuscendo così ad integrare la sua dieta che inizialmente era esclusivamente a base di frutta e verdura. Jimmy dormiva all'interno di una grotta, che pur non fornendogli i comfort di un hotel a 7 stelle, una volta fattaci l'abitudine, divenne per lui più che sufficiente come riparo. Col tempo, il nostro simpatico amico cominciò a considerare gli animali della giungla i suoi amici. Grazie a questo cambiamento di prospettiva, cominciò a non sentirsi più solo e anche se come ovvio gli mancava la mamma, cominciò a stare meglio. Si dice che, a causa dell'esclusivo e prolungato contatto con gli animali, imparò il loro linguaggio e a comunicare con loro. Fu allora che modificò il suo nome in Blanca, anche se non sappiamo il motivo di questo cambiamento. Possiamo ipotizzare che fossero gli animali a chiamarlo in questo modo, e lui cominciò ad usarlo come nome proprio, ma non ci sono prove a sostegno di questa tesi. Il colore verde della sua pelle, la sua forza e la sua velocità sovrumane furono il risultato dell'adattamento al nuovo habitat. Charles Darwin non sarebbe molto d'accordo. Comunque, se lo dice la Capcom. Si dice inoltre che il suo corpo abbia acquisito la capacità di accumulare e rilasciare elettricità, stando frequentemente a contatto con le anguille elettriche, le quali abbondavano nei fiumi ove si immergeva quasi quotidianamente per pescare. Grazie alla sua forza e all'intelligenza tipiche dell'uomo, raggiunse la vetta della catena alimentare, diventando effettivamente il re della giungla, sconfiggendo enormi serpenti boa, gorilla e altri animali fortissimi. Il suo desiderio di trovare un forte avversario fece nascere in lui la curiosità di esplorare il mondo situato al di là della giungla. Fu a causa di questa curiosità e della sua innata voglia di combattere che decise di incamminarsi verso quello che per lui era l'ignoto. Fu solo dopo diversi giorni di cammino che riuscì a raggiungere il piccolo villaggio che fece da sfondo al suo stage in Street Fighter 2. Quando Blanca vinse il torneo di Street Fighter, la sua foto finì su tutti i giornali e i notiziari e alla TV gli diedero ampio risalto e di conseguenza la notorietà. Fu a causa di una delle sue apparizioni in TV che la madre Samantha lo vide e lo riconobbe, e questo principalmente grazie alla cavigliera che lei stessa gli aveva dato quando era piccolo. Sua madre, riconosciuto nel campione il suo amato figlioletto perduto, si recò il prima possibile nella località ove si erano svolte le riprese per riabbracciarlo. Nonostante il suo aspetto piuttosto animalesco, la madre non ne ebbe giustamente alcuna paura e fu così che Blanca, o forse dovrei dire Jimmy, fece nuovamente il suo ingresso nella civiltà. Purtroppo però in tutto questo c'è un lato molto triste di cui poco o nulla si è parlato. Mi riferisco al fatto che Blanca, nella giungla, era considerato da tutti gli animali come uno di loro. Si sentiva accettato e con i suoi amici animali spesso se la spassava, giocava e si divertiva allegramente, in modo del tutto spensierato. Il nostro caro Blanca, a causa del suo aspetto, non era però riuscito ad instaurare lo stesso tipo di rapporto con gli esseri umani e infatti, quando i riflettori che erano stati puntati su di lui a causa della vittoria nel torneo di Street Fighter si spensero, Blanca divenne un emarginato e, a parte l'amore della sua cara mamma, non aveva più nessun amico con cui giocare e socializzare. Per questo motivo, Blanca spesso faceva ritorno nella giungla per trascorrere del tempo con i suoi amici animali, dai quali, invece, si sentiva accettato e fu in uno di questi suoi brevi ma frequenti ritorni nella natura che salvò il combattente Dan Hibiki
da un non meglio specificato pericolo, che ne avrebbe certamente causato la morte. Probabilmente si trattò dell'aggressione da parte di una bestia feroce, dal quale Blanca lo salvò. Da allora i due sono diventati ottimi amici. Possiamo osservarlo anche in queste immagini. I due si rivedono sempre con piacere e, come da buona tradizione Capcom, non perdono l'occasione per allenarsi. Dan, con molta riconoscenza, dice a Jimmy, lui lo chiama sempre con il suo vero nome, che se dovesse trovarsi nei guai, lui sarà sempre disposto ad aiutarlo e in qualunque momento. Anche se Dan non è certo considerato uno degli Street Fighter più forti, e ci sarebbe da discutere su questa affermazione, perché se usato come si deve non è un lottatore da sottovalutare. La sua amicizia con Jimmy è davvero autentica. Dato che le cose da dire su Blanca sono ancora molte, ho deciso di dividere il video in due parti, per evitare che fosse troppo lungo. Ci risentiamo al più presto per la seconda parte. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, condividete questo video con gli amanti di Street Fighter e di Blanca ed iscrivetevi al mio canale, qualora non aveste già fatto. Con questo io vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.